Buongiorno a tutti. Angie oggi vi porta a bordo della Regina, la Regina indiscussa e incredibile ma vero, oggi per la prima volta non siamo soli. Guardate un po' chi c'è. Tac! Oggi abbiamo anche il passeggero, perché salire su questa moto da soli, secondo me sarebbe mancato una parte, perché questa moto qua si presta troppo bene a essere guidata in due. Ma devo dirvi di più. Salendo e facendo i primi 15 metri io riesco sempre a capire, e scusatemi se sarà così, ma non possono fare paragoni col multistrada e con il KTM, perché io ho il multistrada e quindi dai primi metri vi posso dire subito le sensazioni che si hanno, ma veramente dai primi metri. Innanzitutto la sella che è comodissima e le sensazioni piacevolissime. Non c'è più il pulsantino del cruise rispetto al solito cruise, non c'è, non sono capace a usarlo se non c'è. Le sensazioni molto più belle, molto più piacevoli che sto avvertendo in sella a questa moto rispetto all'R1250R. Scusatemi, ma oggi sarà tutto un fare paragoni, perché come vi ho detto sono troppo abituato al multistrada, che è diretta antagonista di questa, e al KTM perché l'ho provata recentemente, quindi sono tutte e tre della lizza. E devo dirvi che sinceramente, se dovessi dirvi, salire sul GS è sempre una sensazione stupenda, e mi dispiace dirlo per chi magari non la ama o per chi pensa che questa moto sia diciamo uno status, ma lo è vero. Gli status nascono anche perché deve esserci ovviamente un fondo di verità, e su questa posso dirvi dalle prime che le dimensioni non mi danno fastidio. Il baricentro si sente nettamente più basso rispetto al multistrada. Il cambio elettronico è molto, lo sento più preciso rispetto all'R1250. Simuliamo regimi autostradali, 5000 giri, va un po' in risonanza il cupolino, vibrazione alta frequenza sul serbatoio, un po' di vibrazione ad alta frequenza sul serbatoio. La moto è molto comoda, ma fra poco avremo anche il parere del passeggero, perché sì, abbiamo anche il passeggero, quindi appunto mi sembra giusto avere anche il parere di chi sta dietro. Adesso la stiamo guidando in modalità road. Vi ricordo che la GS ha il motore Shift Cam da 136 cavalli, quindi ha una fasatura variabile che dovrebbe più o meno cambiare le camme intorno ai 4000 giri. La frizione è un burro, stacca benissimo, ma questo anche sull'R1250. Allora ragazzi, utilizzo cittadino, devo dire che il GS vince contro il multistrada, perché ha un motore che è un burro, in basso è meno pronto a scattare rispetto al multi, alle vibrazioni che sono più basse, il baricentro è più basso, è ancora più facile, fa tutto da sola. La posizione in sella è simile, ma mi sento un pochino più raccolto e l'apprezzo questa cosa. Secondo me è una posizione, per un percentile come il mio, per una persona leggermente più bassa, è migliore. La frenata ha un buon attacco, ha ancora le AIS. No, sono tornate le Brembo, mi ero perso questo passaggio. Le sospensioni filtrano meglio del multistrada, secondo me sono più filtrate, soprattutto l'ESA lavora molto bene sul mono. Vedete, vi fermate ed ha un equilibrio talmente perfetto. Ecco, fra prima e seconda, come sull'R1250R, non si può usare il cambio elettronico perché dà un balzetto che è fastidioso, ma fra seconda e terza già si può usare a 3000 giri. Il motore riprende, che è un burro senza alcun tipo di vibrazione, sembra realmente un motore elettrico, si ha un'ottima connessione fra manopola, fra input del gas e quello che arriva alla ruota posteriore. E la sella mi piace tantissimo ragazzi, è una comodità estrema. Io vorrei sapere dopo un po' di ore, con una sella un po' più così morbida, se ci si riesce a trovare comunque bene.
Allora, qua dovrebbero emergere le differenze rispetto al multistrada. Si ha un po' di on-off alla ripresa del gas in mano, a 2000 giri si avverte un po' di on-off. Allora, si sente meno chiaramente la ruota anteriore col paralever e telelever. Col paralever si sente meno la ruota anteriore. Adesso ho spostato le sospensioni in mappatura dynamic e si sentono un po' più le scorrezioni dell'asfalto, e quell'effetto galleggiamento che riscontro sull'R1250R è come se fosse settata meglio e fosse fatta per lavorare con paralever e telelever, questo tipo di sospensione regolata elettronicamente, perché la sento comunque anche in road, anzi rimettiamola in road, sento la sospensione più, non la sento che galleggia come sulle altre, la sento un po' più controllata e che mi dà meno fastidio. Devo dire che si sente, allora, la guida di questa moto è veramente automatica, cioè sembra veramente di guidare una cosa automatica, e capisco perché vedete molte persone che non hanno mai guidato la moto e che si ritrovano ad andare con il GS a velocità siderali, delle volte le trovate sui passi, perché è una moto che veramente fa da sola. Allora, gli input da dare a questa moto sono realmente pochi, ecco, non mi dà una grande fiducia, non riuscite ad avvertire una grande fiducia in una manovra, per esempio come quella appena effettuata, che volevo chiudere la traiettoria e non sentite esattamente che cosa succede. Ma me lo ricordavo perfettamente questa cosa della GS, devi imparare a fidarti, e non viene così istintivo, perché anche con la multi hai la ruota davanti che è molto distante da te, ma hai più comunicatività, hai più comunicazione, comunica di più la moto. Quello che ha questa, che la multi ha meno, è questa elasticità, questa pastosità dai 2000 giri, veramente piacevole. Hai giri mediamente 1000 giri più basso rispetto al multistrada, e quindi questo, se io dovessi fare un lungo viaggio e non fosse la mia moto, ma dovessi decidere di fare un lungo viaggio nel minor tempo possibile, io sceglierei credo il GS. Allora, sulle curve non è divertente come un multistrada e non mi dà la stessa confidenza che ti può dare il multistrada da subito. Col KTM neanche ne parliamo, che è un giocattolo a confronto. Anche questa lo è, ragazzi, non fraintendete, è maneggevolissima e dà veramente tanta fiducia, ma nei primi angoli di piega dà molta fiducia. Però secondo me cioè, io lo so che molti potrebbero anche criticarmi e dirmi con queste moto si tengono anche i ritmi serrati. È vero che si tengono i ritmi serrati, ma proprio secondo me il gusto e l'essenza, ogni moto secondo me ha la propria anima, la propria essenza, e l'anima e l'essenza di questa moto è goderne, soprattutto se con borse, passeggero. Questa è l'indole che ne traspare guidando questa moto, una moto più facile di uno scooter in città, una moto che per uno che pesa 60 kg e che in realtà la vedeva un po' come una moto inavvicinabile. Quando vedete questi tornanti sono incredibili, voi sentite il baricentro talmente basso, vi infonde una sicurezza, vieni su di terza, apri, boom, ti porta via progressiva, siamo in mappa dynamic, l'effetto on-off, quello straptoncino che c'è ai bassi giri, c'è tanto in dynamic come in road, non cambia molto. Il manubrio, ho detto prima, che mi sembra leggermente più vicino rispetto alle multistrada e mi piace di più. Mi piacciono anche le pedane, queste qua, che hanno un buon grip senza la plastica. Io odio la plastica sulle pedane, la gomma, mi piace avere il ferro. Ragazzi, seconda, filo di gas. Allora ragazzi, io adesso questo pezzo di video l'ho tagliato, ma abbiamo un feedback dal passeggero. Lei si chiama Ania, tra l'altro, è la nostra passeggera. E il feedback rispetto al multistrada è che, ma me lo aspettavo, perché non poteva non valere così anche per chi sta dietro, è più comoda del multistrada, è più comoda del GS. Il passeggero qua è una regina nella nostra fattispecie, lei è una principessa ma si trasforma in regina sul GS. Per viaggiare, se voi me ne mettete a fianco e mi dite devi andare dove abitano i suoi genitori, cioè molto molto distante nell'est d'Europa,
Se voi mi dite, tieni Angelo, vai a fare questo viaggio, BMW Italia, se vuoi darmela, per fare un viaggio lungo, io con le valigie, quelle belle d'alluminio, che io ce l'ho di plastica sul multi, la prendo volentieri. Si sente di più anche un po' di inerzia nei cambi di direzione, il multistrada è tutta un po' più nervosetta, ma ragazzi non la cambierei, attenzione, non vorrei che queste doti venissero modificate sul multistrada. Qui è tutto semplicemente ragazzi, io nei tornati comunque l'anteriore, sentire che cosa fa. È una moto piacevolissima. Io a mio papà questa moto qua continua a dirgli che secondo me lui doveva farsi la terza età con un GS, ragazzi, è troppo comoda. Alle vibrazioni, le sospensioni smorzano nettamente meglio rispetto a multistrada in comfort, in dynamic. L'ho messa prima, la rimetto ora un attimo, ma non mi piace molto in dynamic questa moto, cioè mi piace meno in dynamic perché perde un pochino di essenza. Probabilmente su una strada perfetta magari uno se la gode anche di più, però è già talmente piacevole così. L'R1250R è parecchio più agile e più maneggevole, ma preferisco la rotondità del GS. Voi mi dite, capisci Angelo perché il GS vende così tanto? Sì, lo capisco e sinceramente non comprerei mai una moto che vuole scimmiottarla. Se io avessi voluto un GS o queste sensazioni avrei preso il GS senza problemi, ve lo dico. È più rotonda del multi, più lenta a cambiare direzione, ma con una moto del genere ragazzi potete tenere un passo che, ragazzi, comunque anche in dynamic, e la rimettiamo in road, smorza molto bene. Ho pochi dubbi veramente sulle qualità da viaggiatrice di questa moto. Capitolo protezione aerodinamica. Con il cupolino in posizione rialzata si sentono, sapete che cosa, rispetto al multi, un pochino più di qualche vortice in più. E poi una cosa che sto notando ora che proprio non mi piace e che non potrei guidare fra le curve se non in autostrada col cupolino alto, è che distorce la vista. Questa cosa per esempio io non l'ho mai sentita in una recensione, ma la vista si distorce molto con questo plexi. Multistrada non fa così per esempio, e neanche KTM. Inoltre avverto dei vortici che in posizione bassa non avvertivo, sono più esposto all'aria rispetto al multi, ma queste curve qua ragazzi sono veramente un piacere da pennellare. Non mi state neanche vedendo muovere in sella perché questa moto veramente fa le curve da sola. E voi direte toglie il piacere di guida, no, perché in realtà è piacevole guidare così. Cioè se dovessi fare 2000 km, 1000 km, ragazzi, ma volete mettere il piacere? Voi mi direte che non è essenza motociclistica, ma di cosa stiamo parlando? Questa moto sono 30 anni che esiste. Quanti anni esiste? 35. Certo che è senza motociclistica, è molto più moto lei di tante altre moto. E sì, mi dà fastidio il plexi alto, non riesco a vedere. Le gambe, mi dà fastidio anche un'altra cosa riguardo la protezione aerodinamica, le gambe sono abbastanza esposte all'aria. È molto armonica nel comportamento, tanto input date col manubrio, tanto ne date con la gamba, che ha una buona posizione. Le pedane mi piacciono dove sono messe, la moto è stretta fra i fianchi, è snella. Soltanto qui si apre un pochino, forse più del multistrada, vi fate tenere le gambe un pochino più aperte sopra. E questa è una delle prime moto che la guido, non riesco quasi a muovermi in sella perché fa talmente in automatico lei le curve che non le trovo il senso. Ciao ragazzi, eccoci qua vicino al boxerone, allo Shift Cam, e una recensione con lei, come ho detto anche nel video, non poteva mancare perché lei è la regina e anche se dietro oggi, come ho detto, avevamo una principessa, dietro si diventa comunque regine. Perché? Perché anche scendendo da moto come multistrada si sente comunque che è una moto fatta per macinare chilometri. Quindi da viaggiatrice
E secondo me andare a giudicare su una moto del genere, su chi cerca una moto del genere, io non vi voglio parlare del fatto che ho scoperto che per esempio non ha più le Hayes, ma di nuovo le Brembo, frenano molto bene, ha un impatto preciso, mi piace la frenata che ha, inoltre non avendo affondamenti la forcella si sente subito la frenata. Secondo me chi la confronta con KTM, con Ducati, è vero che vendono, mi rendo conto che viene sempre messa in competizione, ma lei secondo me fa storia a sé. Chi vuole viaggiare, farlo nel modo, come ho detto, più comodo, più efficace possibile, non sto parlando di emozioni, che comunque questa moto è in grado di regalare, ma questa è la sua declinazione. Secondo me sull'R1250R, come ho già detto, pur se più agile, la capisco meno come moto, e come ho detto prenderei piuttosto una RM250 carenata, non la versione R, la versione nel futuro. Vedete cosa c'è sotto qua? Ma la Ducatista io faccio questo, perché questa qua è una moto da paura, ragazzi, ve la consiglio ancora, sì, come ho detto gli status symbol servono a qualcosa, a farci capire che sicuramente servono a far parlare tanto di un modello, come un iPhone, come un Samsung, e il GS è proprio questo. E voi se la provate, dire che questa moto ancora nel 2023 non ha più senso perché ci sono altri competitor, secondo me state sbagliando. Cioè, da motociclista vi dico che trovare dei veri difetti, sì, mi piacerebbe sentire un po' di più l'anteriore, mi piacerebbe che quello on-off venga eliminato, mi piacerebbe che il quick shift abbia un comportamento più omogeneo, più fluido nel passaggio fra prima e seconda, perché così vi dico uso la frizione, che peraltro è morbidissima. Brava BMW, da Angi è tutto, non vi do dati tecnici perché secondo me non ha senso, voleva essere una risposta al titolo del mio video che sarà: nel 2023 ha ancora senso il GS? Sì, ha senso, tutta la vita. Ciao a tutti!